Oggi farò una cosa particolare, vi parlo di un classico assoluto della letteratura mondiale. Considerate che tra i libri del XX secolo viene molto spesso posizionato primo, tra la classifica dei libri imperdibili da giornali come Le Monde o altri, Lo Straniero, questo libro qua di Camus, arriva quasi sempre primo. Le motivazioni possono essere tante, cerchiamo di scoprirle oggi, ma sicuramente è un libro che si legge intanto molto facilmente, come vedete, sono 140 pagine più o meno, scritte grandi, si legge veramente in un pomeriggio, in un viaggio in treno di un paio d'ore, veramente, quindi sicuramente è importante questo, ma approfondiremo anche lo scrittore, che scopriremo vincerà il premio Nobel nel 1957, e molto spesso anche io ci ho messo un po' a capire come mai vincono questi Nobel gli scrittori, e molto spesso quello che riescono a fare, che cercheremo di sviscerare anche oggi, è che trovano una storia importante, interessante, e la immergono in un momento storico altrettanto interessante e profondo, e questo è quello che è accaduto anche con Camus, e vediamo poi anche perché. Parleremo in breve dell'Algeria, dell'indipendenza, del colonialismo francese, dico tante cose ma restringerò tutto ai minimi dettagli, e poi parleremo del libro stesso. Il libro stesso, che è diviso in due parti. Io vi racconterò solo la prima oggi e accennerò qualcosa sulla seconda parte, in modo tale che poi siate anche invogliati a leggere come andrà a finire. Ma poi farò una cosa più particolare, la cosa sulla quale mi sono specializzato anche poi a Bologna con la laurea magistrale, che è proporvi una rilettura post-coloniale del romanzo. Questo è un romanzo, come scopriremo, scritto da un autore francese, nato in Algeria, e questa cosa qui ci interessa molto, ma vi parlerò di un autore, nello specifico Kamel Daoud, che è un autore algerino che riscriverà Lo Straniero a modo suo, però da una prospettiva di un paese, di appunto un individuo colonizzato. Okay, quindi faremo questa cosa qui che è un po' più tecnica, ma scoprirete che apre una parentesi gigantesca per chiunque, sia per noi lettori, per chi scrive, ma poi soprattutto, e questa è una cosa a cui tengo moltissimo, anche per gli educatori o professori o maestri, perché nel momento in cui scopri questa prospettiva completamente diversa è come se tu accettassi il fatto che la tua preparazione è un po' mutilata, devi aggiungere cose nuove, si sono scoperte tante cose, politicamente da un punto di vista sociale le cose sono cambiate, e quindi anche tutta la cultura, la preparazione che avevi oggigiorno fortunatamente non basta più. E quindi c'è un riposizionamento importante da fare, ma scopriamo tutto insieme tra pochissimo. Vi leggo prima di tutto l'incipit di questo libro, che è molto molto famoso e anche molto particolare. Oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio: madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. Non significa niente, forse è stato ieri. Questo è l'incipit di questo romanzo, come vi dicevo è un caposaldo del XX secolo e già ci fa capire diverse cose. Prima di tutto vediamo che è un romanzo scritto in prima persona e il protagonista si chiama Meursault, nome strano che approfondiremo anche tra un pochino, ed è un protagonista strano che intanto riceve la notizia che sua madre è morta con un telegramma. Quindi come minimo capiamo che la madre era lontano. Il telegramma arriva dall'ospizio, capiamo subito che lui l'ha depositata proprio all'ospizio e scopriremo poi tra poco il perché, e c'è il funerale domani. Non c'è scritto il giorno della morte, quindi lui dice non significa niente, forse è stato ieri, forse è stato oggi, forse è stato, non lo so, 10 minuti fa, è tutto molto aleatorio, e questo ci fa subito capire il tipo di protagonista che troviamo all'interno di questo romanzo, che però è molto simile a Camus, che nasce senza un'altra madre, di cui parliamo subito, e in questo caso senza una patria. Ve lo spiego subito. Camus è uno scrittore francese però nato in Algeria. Che significa questo? Significa che l'Algeria nel 1837, dirò poche date ma poi ve le ripeto in modo tale che sono 4-5 ma ci fanno capire tutto perfettamente, metà 1800 viene conquistata dalla Francia e diventa colonia francese. Ovviamente ci sono immigrazioni, ci sono nuove famiglie che nascono lì, e tra queste c'è la famiglia di Camus, che è considerata, vengono chiamati piedi neri, cioè sono francesi che però nascono in Algeria, tra gli arabi. Succede che appunto a metà 800 viene colonizzata e Camus nasce nel 1913, anno particolare perché l'anno successivo scoppia la prima guerra mondiale. Suo padre perderà la vita proprio durante quegli anni, quindi nasce orfano di padre, in più la madre è completamente assente, lui finirà a vivere con la nonna,
e quindi nasce estraneo perché? Perché dai francesi viene considerato algerino, ma dagli algerini viene considerato francese. Non solo questo, intanto vi ho detto che la madre è molto assente, perde il padre, quindi è un po' straniero anche al rapporto padre-figlio, madre-figlio che esiste in tutti noi in qualche modo, anche se magari in modi diversi, ma nasce anche malato. Considerate che lui è veramente un portento, è un giovane molto talentuoso e fortunatamente verrà preso sotto la sua ala da un giovane professore che riconoscerà il suo talento, al punto tale che lo aiuterà a preparare una tesina. Lui si laureerà in filosofia su Plotino e Sant'Agostino e vincerà una borsa di studio e potrà diventare professore. Qual è il problema? È che lui è malato di tubercolosi e durante quegli anni, sotto il regime francese, i malati non potevano mai ottenere una cattedra, perché si credeva che avrebbero poi successivamente fatto troppe assenze. Quindi si ritrova di nuovo straniero. Lui che sognava tanto di portare avanti questa sua passione per la letteratura non può farlo perché è malato. Di nuovo malato, straniero all'Algeria, straniero alla Francia, straniero alla vita stessa quasi. Ma non solo questo, dato che non può fare il professore, si mette a fare il reporter, scriverà per diverse riviste tra le quali Combat, e diventa proprio un reporter particolare, cerca di mettere in evidenza e di descrivere alcuni luoghi in Algeria veramente lasciati allo sbando completo. Verrà allontanato dall'Algeria proprio per questo e nel 1940 finisce in Francia. Finisce in Francia e solo 2 anni dopo pubblicherà Lo straniero. Ora, vi ho detto che l'Algeria era una colonia francese, ma proprio in quegli anni in cui lui pubblica Lo straniero iniziano le prime rivolte da parte degli algerini. Immaginate, il vostro luogo viene colonizzato, vi trovate a pagare tasse, a lavorare per qualcun altro, a dover parlare un'altra lingua, conoscere un'altra cultura forzatamente. Questa cosa qui è importante dirla, non è vado a fare un Erasmus e imparo lo spagnolo, è proprio che arrivano, ti colonizzano e quindi ti tolgono tutto. Gli algerini non ci stanno e iniziano la lotta per l'indipendenza. Camus però, che era fortemente di sinistra, come lo sarà anche il Fronte Nazionale di Liberazione che lotta per la liberazione degli algerini, però si rende conto di una cosa: accetta e crede giusto che gli algerini debbano riconquistare il loro territorio, ma si rende conto anche che i francesi nati lì e magari umili come era anche la sua famiglia non avevano nessun tipo di colpa. E dice una frase, dopo aver vinto il Nobel nel 1957, lui dopo essersi presentato a Stoccolma per ritirare il premio, gira diverse università e a un certo punto dice una frase molto importante, dice questa cosa qui: in questo momento in Algeria, ad Algeri e in altri posti, si mettono bombe nei bus. Ecco, mia madre da sempre prende il bus e ci fa capire che magari ha un ceto sociale abbastanza basso, una lavoratrice della terra, così. Dice, ecco, se vengono messe le bombe nei bus, io tra la giustizia, che è l'indipendenza algerina, e mia madre, scelgo mia madre. Una frase che ovviamente fa scaturire un casino gigantesco e che porterà di nuovo a una nuova forma di estraneità, perché dai comunisti verrà considerato reazionario e dai rivoluzionari verrà considerato di nuovo come uno di quelli che voleva mantenere tutto un conservatore. Quindi di nuovo nella sua vita si sente straniero e lo sarà praticamente per sempre. Quindi anche la dinamica che troveremo all'interno di questo libro viene un po' spiegata. Anche i suoi libri direi che non sono letture molto leggere, ce ne sono tante. Io vi consiglio di iniziare proprio da questo, dello straniero, poi magari ci sono altri romanzi, tantissimi, La peste, Il mito di Sisifo, tantissimi saggi, è super interessante, però ovviamente non è una lettura molto semplice, però ho cercato di darvi alcune spiegazioni. Camus pubblica, come vi dicevo, nel 1942 Lo straniero, morirà nel 1960 in un incidente d'auto molto brusco, anzi a un certo punto si è anche addirittura pensato che fosse la polizia russa che abbia in qualche modo manomesso la sua macchina e l'ha fatto schiantare. Il KGB si chiamava, un po', che ha censurato anche un alto ribo russo che praticamente ha svelato tutti i problemi sovietici, che è l'arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, tutto un altro discorso gigantesco. Però di base lui si schianta insieme al suo editore e muore, 140 km/h, muore, una fine molto brusca. E un dettaglio interessante, che aveva anche un biglietto della metro in tasca, e quel giorno però ha preso la macchina e è morto.
Ultima data importante, 2 anni dopo la sua morte, l'Algeria diventa indipendente. Quindi lui muore proprio e vive quel periodo completamente, ma non arriverà a vedere l'indipendenza algerina. Apro e chiudo piccola parentesi, se volete vedere un bellissimo film italiano su questo argomento potete recuperare La battaglia di Algeri di Pontecorvo. È un film bellissimo, io ci ho fatto anche un video su YouTube a riguardo sulla suspense, perché proprio in quel momento in cui posizionano queste bombe in vari luoghi, e lo fanno soprattutto donne che devono passare, è un casino incredibile perché ci sono proprio i militari che bloccano tutta la casba. Potete recuperare questo film qui perché è veramente incredibile, merita tantissimo. La battaglia d'Algeri, lo trovate alla peggio, mi scrivete, ve lo mando io. Che quando si recuperano i morti sia algerini, perché poi anche gli algerini certo, mettono bombe, sia per gli altri corpi, la musica, cioè poi la esatto, di Ennio Morricone esatto, è la stessa musica, per dire che entrambi è una proprio, immaginatevi una sorta di guerra civile molto violenta da entrambi i lati. Ovviamente è sempre complesso capire colpe, dove posizionarsi, però oggi cercheremo comunque di analizzare questi argomenti che poi sono ovviamente anche molto contemporanei, ecco perché ci tenevo anche a parlarvi di questo romanzo e che ne so, magari cavare così un ragno da un buco. Quindi vi ho parlato brevemente di Meursault, protagonista dello Straniero. Molto della vita di Camus la ritroviamo in questo romanzo. Nel momento in cui lui riceve la notizia della madre morta e risponde in questo modo, forse è stato ieri, già capiamo che è un uomo estremamente distaccato dalla vita. Per farvi capire un po', a un certo punto lui si presenta all'ospizio della madre, sono tutti molto più preoccupati di lui. A un certo punto gli dicono: però guarda, per non fare andare fuori di testa tutti gli altri anziani presenti all'interno dell'ospizio, abbiamo messo tua madre in una sorta di camera, una sorta di obitorio che ha questa funzione qui. Quando lui arriva all'interno dell'obitorio trova la bara chiusa e sono tutti preoccupati, fanno oddio adesso l'apriamo, e lui dice no, non c'è bisogno che l'aprite, come se non volesse vederla. Non solo questo, fa anche qualcos'altro che da una parte sembra non così irrispettoso, ma da un'altra, soprattutto anche qua in Italia che abbiamo un ottimo rapporto con le mamme, no? Molto spesso che sono proprio, ci sembrerà fuori dal mondo, ovvero fuma. All'interno della camera mortuaria si mette a fumare, beve il caffè latte, parla un po' con tutti e addirittura si addormenta. Quindi capiamo subito che questo dolore per la madre è un po' così, lo vive molto lontano, però come vive lontano e attraverso una specie di grigiore finestra tutta la sua esistenza. Alternerò questo mio racconto a delle letture del libro, così potete capire anche un po' lo stile, e vi presenterò anche alcuni personaggi sempre presenti all'interno del romanzo. Come vi dicevo, in prima persona è Meursault stesso che parla. Ho penato ad alzarmi perché ero stanco della giornata di ieri. Mentre mi radevo mi sono chiesto cosa avrei fatto e ho deciso di andare a nuotare. Ho preso il tram per andare allo stabilimento balneare del porto. Lì mi sono tuffato nel canale. C'erano molti ragazzi. In acqua ho trovato Marie Cardona, un'ex dattilografa del mio ufficio che all'epoca mi aveva smosso il sangue. Anch'io a lei, credo. Ma era rimasta poco e non avevamo avuto il tempo. L'ho aiutato a salire sulla boa e nel farlo le ho sfiorato il seno. Lei si è sdraiata supina sulla boa mentre io ero ancora in acqua. Si è voltata verso di me. Aveva i capelli sugli occhi e rideva. Mi sono issato accanto a lei sulla boa. Si stava bene e fingendo di scherzare ho abbandonato la testa all'indietro e l'ho poggiata sul suo grembo. Lei non ha detto niente e io sono rimasto così. Avevo tutto il cielo negli occhi ed era blu e oro. Sotto la nuca sentivo il grembo di Marie pulsare dolcemente. Siamo rimasti a lungo sulla boa mezzo addormentati e quando il sole si è fatto troppo forte lei si è tuffata e io l'ho seguita. L'ho raggiunta, le ho passato una mano intorno alla vita e abbiamo nuotato insieme. Lei continuava a ridere. Sul molo, mentre ci asciugavamo, mi ha detto: io sono più scura di lei. Le ho chiesto se le andasse di venire al cinema con me quella sera. Lei ha riso ancora e ha detto che aveva voglia di vedere un film con Fernandel. Quando ci siamo rivestiti, si è molto stupita di vedermi con la cravatta nera e mi ha chiesto se fossi a lutto. Le ho detto che mamma era morta. Poiché voleva sapere quando, le ho risposto ieri. Lei si è scostata un po', ma non ha fatto nessun commento. Mi è venuta voglia di dirle che non era colpa mia, ma mi sono trattenuto perché ho pensato che l'avevo già detto al mio principale. Non significava niente, tanto siamo sempre un po' colpevoli.
Immaginate questo protagonista a cui muore la madre, il giorno dopo va a fare il bagno, incontra un ex dattilografa con cui ha avuto un affair, ci sta un po' di tempo, lui gli propone andiamo al cinema e lei dice sì mi andrebbe molto di vedere un film con Fernandel, che è un attore francese comico, come se gli dicessero andiamo a vedere un film di Fantozzi. Poi si rivestono e lui si riveste a lutto com'era, perché da poco è andato via dal funerale della madre, che in questo momento, dopo ritroverete all'interno del libro, io ve lo racconto in breve, e lei ovviamente si discosta un po', è un po' stranita, dice ma che è successo? Dice è morta mia madre, e lei dice quando? Ieri. E per farvi capire però la natura del personaggio, lui gli dice, gli vorrebbe dire ma non è mica colpa mia. Cioè stessa frase che lui voleva dire al suo principale nel momento in cui gli ha chiesto 2 giorni di ferie. Qual è il problema? Che questi 2 giorni di ferie coincidevano con un giovedì e un venerdì, e quindi il principale gli dava fastidio che aveva 4 giorni di pausa. E lui ha detto non è colpa mia, l'aveva già detto lui. Quindi immaginate come vive la morte della madre in un modo, io direi anche un po' bambinesco se ci pensate, non è colpa mia. Come se, non so, chissà quale responsabilità doveva avere. A un certo punto passa la giornata con lei e torna a casa, e qui entrano in gioco altri 2 personaggi. Abbiamo parlato di questa Marie, che è questa donna con cui passa del tempo, ma lui vive in una sorta di condominio molto strano. Da una parte c'è un vecchio che si chiama Salamano, che ha un cane, ed è molto strano perché questi due a un certo punto si sono iniziati addirittura ad assomigliare. Sono vecchi tutti e 2, pieni di croste, magri, ma la cosa peggiore è che questo vecchio si arrabbia terribilmente col cane, che è invecchiato, ci mette un bel po' a camminare, ma ogni tanto prende il ritmo. Quindi che succede? Che qualche volta tira il vecchio e qualche volta tira il cane, qualche volta tira il vecchio e qualche volta tira il cane. E la cosa anche un po' così triste da leggere è che ogni tanto il cane si ferma a far pipì e dato che il vecchio lo tira fa queste goccioline che poverino si deve portare dietro. Oltre a questo personaggio, che ci interessa molto, ma che poi scopriremo meglio tra poco, ce n'è un altro. Un personaggio molto negativo all'interno della storia che si chiama Raymond. Abita vicino a Meursault e a un certo punto una sera lo ferma perché gli vuole parlare. Gli dice tu mi sembri un vero uomo, ti voglio dire qualcosa, e lo ferma. Meursault, il protagonista dello Straniero, lo ha sentito più volte urlare dalla sua camera. Lo sente praticamente tra le pareti, lui urla, vede che c'è un gran giro di donne e anche se lui si presenta sempre come un magazziniere, è un magnaccia. Praticamente c'è questo giro di donne, le maltratta. Lo invita a casa. Meursault ovviamente all'invito lui dice guarda va bene, cioè lui è voglio farvi capire un po' la psicologia di questo personaggio. Dato che non appartiene a niente, è travolto dallo scorrere della vita in un modo estremamente passivo. Tu mi inviti a cena, dato che la cosa più semplice è dirti sì, io dico sì. E questo più o meno è la dinamica che seguirà all'interno di tutto il romanzo. Si presenta a casa di questo Raymond e questo Raymond gli inizia a dire guarda io sto con una giovane algerina, gli pagavo tutto, i vestiti, però c'era una fregatura. Usa spesso questa frase, dice c'era la fregatura. Gli pagavo tutti i vestiti, ma lei diceva che i soldi non mi bastavano mai. E lui inizia a dire, ma scusami, vai a lavorare, no? Anche se fai un part-time, lavori qualche ora, poi torni e vedi che i soldi ti bastano. E lei diceva, no, non posso, non riesco, però non mi bastano. Un giorno che succede? Succede che all'interno della borsa di questa ragazzetta lui trova un biglietto alla lotteria. Va su tutte le furie e la picchia, al punto tale che lei scappa, ci arriva la polizia, c'è veramente un casino completo. Scappa, però questo Raymond gli rimane così, una puzza sotto al naso dell'essere stato fregato, c'ha un fastidio. Allora chiama il nostro protagonista, dice guarda io ti chiedo un favore perché tu sei un uomo vero, ti chiedo di scrivere una lettera che contenga tutti i pugni che ho dato a lei, ma anche tutto l'amore che gli ho fatto sentire, per convincerla a farla tornare a casa mia. Poi faccio un'altra cosa, ci faccio l'amore e nel momento finale gli sputo in faccia, così che capisca la lezione. Meursault dice, boh, la faccio, la scrive, cenano insieme, bevono un bicchiere di vino e questa lettera viene scritta. Viene mandata e la serata finisce lì. Continua il romanzo, a un certo punto, questa volta il personaggio che torna in scena è il vecchio Salamano, a cui succede una disgrazia gigantesca. Indovinate? No, sparisce e perde il cane e vediamo un po' che succede. Da lontano visto davanti al portone di casa il vecchio Salamano sembrava agitato. Quando ci siamo avvicinati ho notato che non aveva il suo cane. Guardava da tutti i lati, girava su se stesso, scrutava nel buio dell'androne, borbottava parole sconnesse e ricominciava a perlustrare la strada con i suoi occhetti rossi.
Quando Raymond gli ha chiesto cosa avesse, non ha risposto subito. Ho udito vagamente che mormorava schifoso, carogna. Questo è praticamente l'epiteto che utilizza verso i confronti del cane. Quando tira, carogna, quando non tira, schifoso, e carogna, schifoso, e si alternano queste bellissime parole. Però qua in questo momento l'ha perso, quindi arrabbiato, mormora queste parole. E Meursault gli chiede dov'è il suo cane. Mi ha risposto bruscamente che se n'era andato. Poi di colpo gli è venuta la parlantina. L'ho portato in piazza d'armi, come al solito. C'era molta gente intorno ai baracconi. Mi sono fermato a guardare il re dell'evasione e quando ho deciso di andarmene, lui non c'era più. In effetti era da un pezzo che gli volevo comprare un collare più stretto, ma non avrei mai pensato che quella carogna potesse squagliarsela così. Allora Raymond gli ha detto che forse il cane si era perduto e che sarebbe tornato. Gli ha citato casi di cani che avevano fatto decine di chilometri per ritrovare il padrone. Ma il vecchio sembrava sempre più agitato. Me lo porteranno via, capite? Se almeno se lo pigliasse in casa qualcuno. Ma non è possibile, con quelle croste fa schifo a tutti. Lo troveranno gli agenti e me lo porteranno via. Allora gli ho detto che doveva andare al canile e che gliel'avrebbero restituito pagando una tassa. Mi ha chiesto se fosse una tassa alta. Gli ho detto che non lo sapevo. Allora si è infuriato. Sborsare soldi per quella carogna? Ah, per me può anche crepare. E ha cominciato a insultarlo. Questo è un rapporto un po' strano tra i due, un po' un odi et amo, in cui questo Salamano a un certo punto si rende conto di non poter fare a meno di questo cane. Che succede adesso? Riparte la vita. Meursault si presenta in ufficio, comincia a lavorare, ma a un certo punto riceve una chiamata ed è Raymond, il suo vicino di casa, che dice: guarda, questo weekend andiamo via, andiamo in una spiaggia vicino ad Algheri, a casa di un mio amico, e mi andava ad invitarti. E lui dice: guarda, io questa settimana ho già da fare, ho già un impegno, si deve vedere con Marie, una donna che abbiamo conosciuto all'inizio, e lui dice: no, tu non ti preoccupare, porta anche lei. Lui dice: va bene, ovviamente. Ma poi Raymond al telefono gli dice un'altra cosa. Dice: guarda, questa cosa qui dell'invito te la potevo dire anche stasera, ma ho notato una cosa particolare e volevo chiederti se l'avevi notata anche tu. Vedo che sotto casa si presentano, e sembra quasi che ci stiano spiando, degli arabi, tra cui il fratello della donna che ha maltrattato. Lui dice: guarda, io non ci ho fatto caso di niente, ma se ce lo noto te lo dico. Qui c'è un altro momento in cui si rincontra il vecchio Salamano di nuovo, e questa volta il nostro Meursault sembra un po' più magnanimo, gli chiede di parlare del suo cane e il vecchio, molto triste, inizia a raccontargli la loro storia. Mi ha detto che l'aveva avuto dopo la morte della moglie, si era sposato molto tardi. Da giovane aveva desiderato fare teatro, ma poi era entrato nelle ferrovie e non se ne pentiva perché ora aveva una piccola pensione. Con sua moglie non era stato felice, ma nell'insieme ci aveva fatto l'abitudine. Quando era morta si era sentito molto solo, allora aveva chiesto un cane a un collega di officina e si era ritrovato con quello, che all'epoca era ancora un cucciolo. Aveva dovuto nutrirlo col biberon, ma dato che i cani vivono meno degli uomini, avevano finito per diventare vecchi insieme. Aveva un brutto carattere, ha detto Salamano, ogni tanto ci azzuffavamo, ma in fondo era un buon cane. Gli ho detto che era di una bella razza e Salamano mi è sembrato contento e non l'ha visto prima della malattia, ha aggiunto. Il pelo era la sua cosa più bella. Da quando il cane si era preso quella malattia della pelle, Salamano gli passava la pomata ogni mattina e ogni sera, ma secondo lui la sua vera malattia era la vecchiaia e dalla vecchiaia non si guarisce. A quel punto Meursault sbadiglia, il vecchio si fa per allontanare, gli fa 2 commenti sulla madre dicendo: era una buona donna, mi dispiace tanto, e se ne va. E qui arriviamo al finale della prima parte del libro. Come vi dicevo, Meursault decide di andare in spiaggia, ma succede qualcosa di molto particolare. Scendono in auto, arrivano, si fermano un po', ma poi decidono di andare in spiaggia con anche Raymond, il suo amico. Ma arrivati in spiaggia notano subito gli arabi che li hanno seguiti. Vi ripeto che tra gli arabi c'è anche il fratello della donna araba che Raymond ha maltrattato. E Raymond, molto focoso, immaginatevelo proprio molto irascibile, mette la mano alla pistola e dice subito a Meursault: lo stendo? Però Meursault, che apparentemente sembra più razionale, gli dice: piano, aspetta, dammela a me, vedi quello che succede quando si avvicina, ma non succede niente. E questa pistola rimane a lui, a Meursault, al nostro protagonista. I due fanno per ritrovare a casa, ma c'è un sole cocente. Chi è che mi diceva dei raggi UV di oggi? Immaginatevi, oggi a pranzo
in spiaggia dove c'è questo rimbalzo. Immaginatevi un cielo azzurro, la sabbia d'oro e questo sole che picchia sulla testa, al punto tale che Meursault arriva a casa, ma pur di non rientrare al chiuso, decide da solo di ritornare in spiaggia. Tornato in spiaggia, però, vede da lontano solo il fratello arabo della donna che sta prendendo il sole, innocuo in quel momento, e si avvicina. Il sole gli piomba sulla testa e gli fa praticamente pulsare le vene. E vi leggo quello che succede. Appena mi ha visto, si è sollevato un po' e ha infilato una mano in tasca. Io ovviamente ho stretto la pistola di Raymond nel giubbetto. Vi ricordo che lui ha la pistola del suo amico perché in teoria doveva calmarlo. Allora lui si è abbandonato di nuovo all'indietro, ma senza sfilare la mano dalla tasca. Molto probabilmente avrà un coltello o qualcosa di simile. Ero abbastanza lontano da lui, a una decina di metri. Di tanto in tanto intuivo il suo sguardo dietro le palpebre semichiuse, ma per lo più la sua immagine mi danzava davanti agli occhi, nell'aria infuocata. Il rumore delle onde era ancora più pigro, più fiacco che a mezzogiorno. Era da ormai 2 ore che il giorno si era fermato, 2 ore che aveva gettato l'ancora in un oceano di metallo bollente. All'orizzonte è passato un battello a vapore. Ho intuito la sua sagoma nera con la coda dell'occhio, perché non avevo smesso di guardare l'arabo. C'è uno sguardo tra i due, c'è tensione. Vediamo il sole che continua a picchiare, il mondo però continua, c'è un battello che passa dietro di loro, ma c'è tantissima tensione. Ma a un certo punto fa un passo, dopo che c'è una brezza di vento che lo colpisce, fa un piccolo passo in avanti e l'arabo tira fuori un coltello. E stavolta l'arabo, senza sollevarsi, ha estratto il coltello e me l'ha mostrato nel sole. La luce è guizzata sull'acciaio ed è stato come se una lunga lama scintillante mi colpisse sulla fronte. Nello stesso istante il sudore ammassato sulle sopracciglia e il fluito di colpo sulle palpebre le ha ricoperte di un velo tiepido e denso. I miei occhi erano ciechi dietro quella cortina di lacrime e sale. Lui si scrolla tutto il sudore, va avanti, ma a un certo punto gli pare che il cielo si aprisse in tutta la sua vastità per lasciar piovere fuoco. Tutto il mio essere si è teso. Ho stretto la mano sulla pistola, il grilletto ha ceduto, ho toccato il ventre levigato del calcio ed è stato lì, nel rumore al contempo secco e assordante, che tutto è cominciato. Mi sono scrollato di dosso il sudore e il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno, il silenzio eccezionale di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato altre 4 volte su un corpo inerme, nel quale le pallottole si conficcavano senza lasciare traccia. Ed è stato come se bussassi 4 volte alla porta dell'infelicità. Succede il dramma. Senza un motivo preciso, Meursault, che a malapena, vi ripeto, c'entra con tutta questa storia, che ha scritto sotto solo questa lettera che comunque gli affibbia una colpa, ritorna in spiaggia, è accecato dal sole, lontano, l'arabo sembra solamente proteggersi in questo caso, prende questa pistola e non solo spara una volta, rompendo l'equilibrio della natura, ma si avvicina e spara altre 4 volte a un colpo inerme, come se bussasse 4 volte alla porta dell'infelicità. Qui termina la prima parte del romanzo, finisce. Durante la seconda parte succede semplicemente che lui viene incolpato, finisce in tribunale, ma che succede? È molto interessante. Ovviamente quando ammazzi qualcuno la prima cosa che fanno è chiederti dov'eri il giorno prima, dov'eri il giorno stesso, perché. E a parte l'incapacità di Meursault di spiegare perché ha fatto questo gesto, nel momento in cui racconta che sua madre era morta il giorno prima, che era andato al cinema a vedere Fernandel, quando hanno chiamato i testimoni e gli dicevano no, ma non ha voluto vedere la madre, beveva il caffè, fumava la sigaretta davanti il corpo della madre, non l'ha voluta neanche vedere, tutti rimangono basiti. E sembra, e qui c'è il primo paradosso che poi ci collega al secondo libro, che la sua colpa sia quella di non aver rispettato la madre più di quella di aver ucciso un arabo. Di non aver pianto. Di non aver pianto nemmeno, di non averla vista, di non averla in qualche modo riconosciuta. E quindi qui ritroviamo anche dei temi che vi dicevo di Camus. Ma adesso voglio leggervi come nel 2015 un altro scrittore, in questo caso algerino, Kamel Daoud, nel caso Meursault, riassume tutta questa storia che io vi ho raccontato e che vi ripeto mi sono fermato a metà in modo tale che poi ve la possiate scoprire da soli come finisce. Riprendiamo da capo, bisogna sempre riprendere da capo, dai punti fondamentali.
Un francese uccide un arabo steso su una spiaggia deserta. Sono le 2 del pomeriggio, è l'estate del 1942. 5 colpi di pistola seguiti da un processo. Lo scrittore assassino è condannato a morte per non essersi comportato bene al funerale della madre e aver parlato di lei con troppa indifferenza. Tecnicamente il delitto è dovuto al sole o al semplice ozio. Su richiesta di un protettore di nome Raymond ce l'ha con una puttana. Il tuo eroe scrive una lettera di minacce e poi sembra che la faccenda si risolva in un omicidio. L'arabo viene ucciso perché l'assassino crede che voglia vendicare la prostituta, o forse perché ha l'insolenza di appisolarsi. Ti spiazza, il modo in cui riassumo il tuo libro? Eppure la verità nuda e cruda è questa. Il resto sono fronzoli, frutto del talento del tuo scrittore. In seguito, nessuno si preoccupa dell'arabo, della sua famiglia e del suo popolo. Quando esce di prigione, l'assassino scrive un libro che ha un grande successo, in cui racconta come ha affrontato il suo Dio, un prete e l'assurdo. Puoi rigirarla come ti pare questa storia, ma non sta in piedi. È la storia di un delitto, ma l'arabo non è neppure ucciso. Diciamo che lo è come di sfuggita, come in punta di dita. Lui è l'altro protagonista, eppure non ha un nome, non ha un volto né parole. Io vi ho parlato fino adesso di tanti personaggi, il vecchio Salamano che perde il cane, vi ho parlato di Raymond che fa scrivere la lettera, della giovane Marie, l'ex dattilografo con cui si frequenta, di Meursault, il protagonista, ma se ci fate caso, una cosa che manca è il nome dell'arabo e anche della giovane donna araba. Adesso faccio un piccolo ragionamento che però vi sembrerà molto chiaro. Nel momento in cui si scrive, si scelgono sì tante parole, ma si fa anche l'esatto contrario, se ne escludono tante altre. E nel momento in cui escludo un nome, cosa succede? In realtà proprio il nome è quello che ci dà identità. Nel momento in cui io non lo metto, che succede? Succede che non solo non riconosco l'identità di quell'individuo, ma se lo definisco arabo e lo faccio sparire, automaticamente succede qualcos'altro, non riconosco l'identità di un intero popolo. Quindi nel momento in cui Kamel Daoud, scrittore algerino, riscrive lo straniero, la prima cosa che fa è ridare un nome a questo personaggio. E indovinate come lo chiama? Lo chiama Moussa, in francese, che però possiamo tradurre in Mosè in italiano. Adesso se riandiamo al uno dei libri del Pentateuco, nel caso specifico della Bibbia, l'Esodo, vi ricorderete che Mosè viene chiamato da Dio per andare a parlare al principe d'Egitto. Ma che succede? Succede che Mosè gli dice: guarda, io non me la sento tanto perché Mosè era balbuziente. E Dio gli dice: non preoccuparti, vai pure con tuo fratello Arun o Aronne, che parlerà al posto suo. In questo libro troviamo sempre una prima persona, e in questo caso specifico Aronne, che parla al posto del fratello morto, e quindi parla al posto suo, ok? Solamente ciò che mostra non è un'altra storia, ma la storia che è contenuta all'interno dello straniero ma che non viene raccontata, ovvero com'è andata dopo? Io che sono suo fratello, che ho visto mia madre piangere per un corpo che poi sparisce, ma questo ragionamento ve lo faccio tra poco, come sono stato? E in realtà noi scopriamo che è diventato un alcolizzato lui e che la madre ha sofferto per tutta la vita, quindi il fratello dell'ucciso perde completamente la possibilità di viversi una vita appagante. Ma di nuovo, sentiamo ancora una volta come viene riassunto questo libro, sempre da Kamel Daoud, e in questo caso da Arun, che abbiamo appena conosciuto. Di nuovo, da capo, ancora una volta. Un uomo che sa scrivere uccide un arabo che quel giorno non ha neppure un nome, quasi l'avesse lasciato appeso a un chiodo prima di entrare in scena. E poi comincia a spiegare che è tutta colpa di un Dio che non esiste e per il fatto che la salsedine lo costringe a chiudere gli occhi. Perciò l'omicidio rimane un atto assolutamente impunito e in seguito, per 70 anni, tutti si sono adoperati a fare sparire in gran fretta il corpo della vittima, a trasformare i luoghi dell'omicidio in un museo immateriale e a discorrere sul significato del nome dell'assassino. Che cosa significa Meursault? Morto solo? Morto sciocco? Non muore mai? Per mio fratello, invece, in tutta questa storia non è stata spesa neppure una parola. E tu, come tutti quelli prima di te, hai preso una cantonata. L'assurdo lo portiamo sulle spalle o nel ventre delle nostre terre, io e mio fratello, non quello là. Capite come si apre a questo punto un'enorme pagina? Ma qui vi devo spiegare un ragionamento che viene fatto all'interno del libro. Come vi dicevo, Lo straniero viene pubblicato nel 1942. E quindi questo colpo di pistola, lo scrittore Kamel Daoud se lo immagina nel 1942.
Quindi fa un ragionamento molto particolare che però in realtà viene fatto molto spesso. Quando per esempio la Divina Commedia Dante parla di tanti personaggi, mescola personaggi realmente esistiti, Paolo, Francesca, Federico II, Cesare, personaggi che sono esistiti nella nostra fantasia al punto tale da diventare veri. Se io parlo di Ulisse, non è che c'era un Ulisse che ha preso veramente la nave, ma il suo racconto è talmente vivido che a un certo punto è entrato a far parte della nostra storia. Se volete un esempio simile, molto molto bello, vi cito un altro libro scritto molto dopo la Divina Commedia, che è il Don Chisciotte di Cervantes. Che succede? Cervantes scrive la prima parte del Don Chisciotte nel 1605 e lui è a posto. Ma in realtà se andate a comprare il Don Chisciotte sono 2 volumi oggi che si comprano. Perché? Pubblica il Don Chisciotte e ha un successo clamoroso durante quegli anni, al punto tale che iniziano a scrivere anche degli epigoni e esistono delle edizioni del Don Chisciotte che continuano apocrife, come si può fare anche con i Vangeli. Cioè degli scrittori dicono: senti, questa storia è talmente bella, perché farla finire così? E va avanti. Ma lui è talmente offeso da questa cosa che decide 10 anni dopo esatti, 1615, di scrivere la seconda parte del Don Chisciotte e, spoiler, lo fa morire, così che nessuno poi... Ma di questa cosa ne parla all'inizio del libro, è un piccolo dissing, si direbbe oggi tra i giovani, no? Che all'inizio dice che questo addirittura si è permesso di andare avanti col Don Chisciotte. Ci penso io, ma qual è la particolarità e la genialità? Che Don Chisciotte, nella seconda parte, quindi nel secondo volume, quando incontra le persone, dato che il libro è diventato famoso nella vita reale, è diventato famoso anche lui all'interno del secondo volume. Quindi quando gira tutti lo riconoscono: ah, tu sei Don Chisciotte della Mancia, come no, ti conosciamo. E la cosa particolare è che non lo scambiano più per il matto, perché sanno che lui è matto e quindi tengono il suo gioco. Lo stesso in questo caso l'abbiamo con Camus. Con Camus e in un caso specifico il caso Meursault, perché lo straniero è diventato talmente famoso che Meursault è un personaggio notevole, è come se io dico Don Abbondio. Quindi lui inizia a immaginare che quel colpo è diventato vero, è stato letto talmente tante volte che è diventato vero. E quindi, quando c'è stata l'uccisione nel 42, anno in cui è stato pubblicato il libro, chi è il killer però, l'omicida? Camus stesso, perché è lui lo scrittore ed è lui che ha omesso le informazioni, ha omesso il nome e ha fatto sparire il corpo senza parlarne. Pensate un po' quanto è interessante questa rilettura e questo cambio di prospettiva. Di nuovo, vi ripeto, post-coloniale perché proprio se ne parla dopo. Il colono amplia da secoli la propria fortuna dando nome a ciò di cui si appropria e togliendoli a ciò che lo ostacola. Se chiama mio fratello l'arabo è per ammazzarlo come si ammazza il tempo, passeggiando senza meta. Per tua norma sappi che dopo l'indipendenza mamma si è battuta anni per avere una pensione di madre di martire, ma come potrai ben immaginare non l'ha mai ottenuta. E sai perché? Impossibile dimostrare che l'arabo era un figlio e un fratello. Impossibile dimostrare che era esistito, anche se era stato ucciso pubblicamente. Ovviamente il corpo non esiste perché è una storia, ma lui immagina che dato questo corpo è stato talmente cancellato che al punto tale lui immagina che dopo l'indipendenza mamma ha chiesto una pensione per questo corpo ucciso da un francese, ma non gliel'hanno data perché nessuno le credeva, perché questo corpo non c'è ovvio nella realtà. Però capite il ragionamento che sto cercando di fare. È impossibile trovare e confermare un nesso fra Moussat e Moussat stesso. Come fai a dire tutto questo all'umanità quando non sai scrivere libri? Per un po' di tempo, nei primi mesi dopo l'indipendenza, mamma si affannò a cercare di raccogliere firme o testimoni, ma invano. Moussat non aveva neppure un cadavere. Il corpo di Moussat resterà un mistero. Nel libro non una parola a riguardo. È un'omissione di una violenza scandalosa. Non trovate? Subito dopo aver sparato, l'omicida si allontana e si dirige verso un mistero che reputa più interessante della vita di un arabo. Tira dritto per la sua strada, fra abbigliamento e martirio. Invece mio fratello viene frettolosamente portato via dalla scena e messo chissà dove. Né visto né conosciuto, solo ucciso. Quasi che il suo corpo fosse stato nascosto da Dio in persona. Nessuna traccia nei verbali di polizia, nel processo, nel libro o nei cimiteri. Niente. Quindi il ragionamento a cui arriviamo, io sono partito, siamo quasi arrivati alla fine, da un incipit che è molto famoso, no? Oggi la mamma è morta, ho ricevuto un telegramma dall'ospizio, presentarsi domani non vuol dire niente, forse è stato ieri. Ma se ragioniamo e aggiungiamo questo pezzo, troviamo un altro incipit. L'incipit non è il momento in cui
Mersault ha ricevuto il telegramma, ma al momento in cui Moussa, l'arabo ucciso, è uscito di casa dicendo alla sua di madre: ma oggi torno prima. E questo è proprio il ragionamento che fa lui, che fa Kamel Daoud. Il punto di prospettiva in realtà è diverso, perché bisogna comunque ricordarsi che gli arabi c'erano già nel momento in cui sono arrivati i francesi, quindi è molto sottile la linea. Continuo instancabilmente a chiedermi perché mai quel giorno Moussa si trovava in quella spiaggia. Non lo so. L'inattività è una spiegazione facile, il destino una versione troppo enfatica. Dopotutto, forse la domanda giusta è la seguente: cosa ci faceva il tuo di eroe in quella spiaggia? Ma non soltanto quel giorno, ma da tutto quel tempo. Diciamo pure da un secolo, per dirla tutta. No, credimi, non sono quel genere di persona. Mi importa poco che lui sia francese e io algerino, però Moussa era in spiaggia prima di lui ed è stato il tuo eroe a venire a attaccare briga. Rileggi il pezzo del libro. Lui stesso ammette di essersi un po' perso e per questo di essersi imbattuto quasi per caso in 2 arabi. Quello che voglio dire è che il tuo eroe aveva una vita che non avrebbe dovuto condurlo a quella passività omicida. Avrebbe dovuto trasferirsi molto prima a Parigi oppure sposarsi con Marie. Perché è venuto in quella spiaggia e proprio quel giorno? La cosa inspiegabile non è soltanto l'omicidio, ma anche la vita di quell'uomo. È un cadavere che descrive magnificamente le luci di questo paese, ma imprigionato in un aldilà senza dei né inferno. Solo una ripetitività baccinante. La sua vita, se non avesse ucciso e scritto, nessuno si sarebbe ricordato di lui. Oggi, come già qualche anno fa, quando faccio un po' di conti e metto in fila i dati, rimango abbastanza sorpreso. Innanzitutto la spiaggia in realtà non esiste. Poi la presunta sorella di Moussa è un'allegoria o solo una misera scusa dell'ultimo minuto. E infine i testimoni. Uno dopo l'altro si riveleranno degli pseudonimi, dei finti vicini, dei ricordi oppure persone fuggite dopo il delitto. Nell'elenco rimangono solo 2 coppie e un orfano. Il tuo Mersault e la madre da un lato, mia madre e Moussa dall'altro, e nel mezzo io, Haroun, incapace di essere figlio di nessuna delle 2, seduto in questo bar a cercare di attirare la tua attenzione. Concludo facendo un piccolo ragionamento. Io mi sono dedicato con la mia tesi magistrale alla cultura della cancellazione, che è questa nuova ondata di censura che colpisce tantissimi libri, ovvero dei classici molto spesso, ma non solo, anche libri contemporanei o addirittura solamente scrittori o scrittrici, vengono considerati dallo sguardo moderno, contemporaneo, controversi. E questo porta a una cancellazione degli stessi. Non si dice, non si incolpa, ma si dice proprio: guarda, questa persona è transfobica, cancelliamo il suo libro, boicottiamolo, non lo vogliamo leggere, non lo argomentiamo, eliminiamolo e basta. E questo accade molto spesso, ma quello che ho apprezzato del caso Mersault, di questo caso qui, è che si tenta di fare tutt'altro, di aggiungere e di non togliere. Ecco perché è una riscrittura. Ovviamente vengono mostrate delle righe, delle false righe del libro di Camus, delle velature nascoste, ma non lo si fa cancellandolo, ma lo si fa nel modo migliore, ovvero dialogando, litigando pure, mettendo in evidenza problemi, ma comunque aggiungendo. E proprio su questa falsa riga aggiungo qualcosa io e termino. Vi ho raccontato diverse storie, abbiamo accusato di gruppo Camus del fatto che non ha spiegato niente di quest'arabo, ma all'interno dello straniero, so che sembra strano, ma c'è un'altra colpa. E nel caso specifico vi ho parlato del vecchio Salamano e del suo cane. Camus non scrive neanche che fine ha fatto questo cane. Termino anch'io quindi aggiungendo qualcosa. Vi ho parlato del vecchio Salamano che perde il cane e Camus, tra le tante colpe, non parla nemmeno di che fine fa questo cane. Quindi mi sono detto: perché non chiudere questo cerchio immaginando un incontro tra Aronne, ubriaco che esce dal bar, e questo cane, vedendo un po' quello che può succedere. E vediamo un po', e termino così, e intanto vi ringrazio per l'attenzione. Haroun aveva appena chiuso la porta del bar in cui era solito affogare i suoi ricordi, quando vide poco più avanti un cane intento a rovistare pietosamente nell'immondizia della locanda. Era vecchio, malandato, coperto di croste. La pelle sottile lasciava intravedere le costole che sembravano tremare al ritmo del vento gelido. Nonostante l'ebbrezza, Haroun capì subito che l'animale aveva disperatamente bisogno di cibo. L'unica idea che gli venne in mente fu la più semplice: aprire il cesto della spazzatura. Si avvicinò goffamente e con un colpo secco sollevò il coperchio. Il cane, dapprima spaventato, fece un balzo all'indietro, poi infilò il muso nel bidone e addentò l'anima malconcia di una grossa bistecca abbandonata da giorni.
Sembrava esausto. I denti faticavano a strappare la carne, i movimenti erano lenti e impacciati. Intanto Harun si avviava barcollando verso casa. Quella sera aveva decisamente esagerato con l'alcol, anche se ormai non sapeva più distinguere l'eccesso dalla normalità. Solo il pensiero di suo fratello lo tormentava, spingendolo a promettersi ogni volta che sarebbe stata l'ultima bevuta, per poi ricadere subito nell'abisso. Non si accorse che il cane lo stava seguendo. Se qualcuno avesse visto l'uomo sbronzo e quell'animale malato camminare l'uno dietro all'altro, avrebbe potuto riconoscere un ritmo segreto, quasi magico. A metà strada, però, Harun dovette fermarsi. Le luci giallastre della città lo avevano stordito e il corpo non reggeva più. Piegato sulle ginocchia, vomitò tutto ciò che aveva inghiottito durante la notte, forse persino ciò che restava della sera prima. Scosso da brividi, senza forze, si accasciò sullo scalino di una casa. Era notte fonda. Nel suo stato dormire lì un paio d'ore sembrava ragionevole. Chiuse gli occhi e precipitò subito in un sonno profondo. Il cane, che aveva osservato la scena, si fermò davanti alla pozza lattiginosa di vomito. Nessuno sa cosa abbia visto al suo interno, ma dopo averla prosciugata sembrò rinvigorito. Raggiunse Harun, gli riempì il volto di bava intrisa di etanolo, poi si accasciò accanto a lui e si addormentò. Come d'accordo con se stesso, Harun si svegliò dopo poche ore. Accarezzò distrattamente il cane, che ancora dormiva, e sparì verso casa. Poco dopo fu il turno di svegliarsi di tutto il vicinato. All'alba, un vecchio, con l'andatura incerta di un sonnambulo, ruppe il silenzio con un urlo. «Eccoti, carogna! Carogna! Sei una carogna!» Grazie mille.